Ciao a tutti cari amici del Toro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2022. Sono letture collettive, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare per avere un messaggio più completo e in descrizione trovate anche il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, è l'unico modo di contattarmi. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali, 2 carte, la Luna e l'Imperatore. Wow! Sento che qui si tratta di trovare la propria stabilità con quello che è la carta dell'Imperatore, okay, e si parla di una stabilità interna, di una stabilità emotiva. Abbiamo la carta della Luna. La Luna parla di tutto quello che è l'inconscio, il subconscio, parla di tutto quello che è nascosto, ci parla anche di quelle che sono le proiezioni della mente, le proiezioni che noi facciamo nei confronti di determinate situazioni o relazioni o, le proiezioni che abbiamo, se vogliamo, acquisito, che fanno parte ormai anche un po' delle credenze limitanti. E l'imperatore sento che parla di quello che è la ricerca di questo tipo di stabilità interna, appunto, Ma andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Okay. L'imperatore parla anche di, un potere personale, un potere materiale. Quindi, può anche darsi che, con la luna si parli se per voi magari risuonasse come una lettura un po' più concreta, diciamo così, si potrebbe trattare di qualche tipo di faccenda che ritorni dal passato legato a qualche materialità, a qualche bene, qualche immobile. Andiamo a vedere con i tarocchi. La prima è saltata. Okay. Abbiamo un cavaliere di spade al contrario, di nuovo la carta dell'imperatore che avete già qui, il 4 di bastoni, abbiamo un fante di bastoni e abbiamo il 10 di coppe. Allora, si parte con questa energia da cavaliere di spade al contrario, quindi qui è come se ci fosse qualcuno per certi versi, ehm che vuole un po' imporre, se vogliamo, quello che è la sua volontà, ma ve lo dico perché c'è l'imperatore di fianco, no, visto che l'imperatore è una persona rigida, che va secondo le regole e comunque i cavalieri sono delle persone che partono per la guerra, per ottenere un obiettivo, però qui, il cavaliere di spade, soprattutto in questo mazzo, è rappresentato con la moto, quindi è un'energia super, super, super veloce, talmente veloce da essere quasi f come vi posso dire, gelida, fredda, senza scrupoli, okay, parte per la guerra e non guarda in faccia a nessuno fondamentalmente. Qui è come se ci fosse qualcuno che può essere, ehm, che ritorni, come vi dicevo, dal passato o che stia scappando. Lo sentirei che scappi, cioè sentirei che, l'energia di una persona che scappa se fosse girata al dritto. E girata così al rovescio potrebbe tranquillamente essere qualcuno che torna dal passato, eh. Potrebbe essere anche un collaboratore se per voi risuonasse come una stesa di lavoro. Comunque vi sento in un buon momento, perché avete comunque la carta dell'imperatore e il 4 di bastoni che parla di solidità, di stabilità, di contratti. Quindi, per qualcuno si parla della firma di un contratto, di quello che è l'impegno che ci state mettendo, il lavoro che ci state mettendo per riuscire a firmare questo contratto, per riuscire ad ottenere quella stabilità di cui il 4 di bastoni ci parla. Abbiamo anche il fante di bastoni. Ecco, allora potrebbe far riferimento a un figlio per qualcuno, a dei figli o a dei dipendenti, o potrebbe far riferimento a quello che sento un po' più legata con l'energia del cavaliere di spade.
a quello che è il vostro prendere, partire per l'obiettivo, diciamo, senza guardare troppo in faccia a nessuno, ma so che lo fate a fin di bene. So che comunque il vostro duro lavoro, perché vedo proprio che cioè l'imperatore parla di una persona che ha un sacco di rigidità, ma lo fa per riuscire a raggiungere quello che è una concretezza, una stabilità e un potere, okay? Può sembrare io credo che possa sembrare un'energia un po' come vi dicevo prima, fredda, staccata, un po' egoista, però in realtà è a fin di bene, perché qui abbiamo comunque questo 10 di coppe, 8 di coppe al contrario. Abbiamo questo 10 di coppe che parla proprio di quello che è un'unità familiare. È come se qui ci fosse un compimento da un punto di vista di un gruppo, di una famiglia, di un'unione. Vi ricordo che qui avevate il 4 di bastoni, parla per qualcuno potrebbe fare riferimento a una convivenza, a un matrimonio o, come vi dicevo prima, alla firma di un contratto. E qui arriva il compimento, qualche cosa che vi soddisfa, che vi appaga, la chiusura di un ciclo, ok? E difatti poi abbiamo un 8 di coppe al contrario e se qui probabilmente c'era qualcuno che voleva andar via o che ritorna, qui c'è qualcuno che fondamentalmente, non se ne va, okay, perché l'8 di coppe al dritto parla di un viaggio interiore, di un percorso e qui può essere qualcuno che in realtà non se ne va o, visto che comunque ha la carta del giudizio di fianco e parla di quello che è una ricerca spirituale, che probabilmente in questo momento siete, come dire, siete talmente, focalizzati su quello che è la vostra sicurezza, la vostra stabilità, magari quello che è il lavoro, quello che è la routine familiare, che in realtà riuscite alla fine del periodo a capire tutto il senso di questo percorso. C'è quello che è la carta del giudizio. Se fosse qualcuno che ritorna, abbiamo di nuovo diversi riferimenti comunque al passato, quindi sento che per qualcuno potrebbe proprio essere così, perché la carta del giudizio parla comunque di chiamata, parla di telefonata, parla di qualcuno che che non si fa sentire da tempo e che improvvisamente vi cerca. O diciamo in termini più generali, fa appunto riferimento a quello che è la chiamata di tipo spirituale, il risveglio spirituale, la presa di consapevolezza di qualche dinamica. È il lavoro che porta poi a fare, l'8 di coppe, Anche se sento che siete reticenti, magari non siete voi che vi incamminate per questo, cammino spirituale, non siete voi che cercate come crescere, però a un certo punto arriva, o sì avete bisogno di fare questo salto e io sento che a giugno sarà il momento giusto per rendervi conto di qualche cosa, per prendere consapevolezza di qualche tipo di dinamica. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. Abbiamo un cavaliere di denari, scusate, un fante di pentacoli, un 8 di spade e la carta del sole al contrario. Allora, sento che per certi versi qui qualcuno ha dato un po' troppo valore, un po' troppa importanza a qualcuno o a qualcosa, a una relazione o a una situazione, e adesso ci sono questi infiniti sensi di colpa con l'8 di spade al contrario e sento che con il sole al contrario c'è qualche cosa che non cresce, c'è qualche cosa che fa fatica ad andare avanti, okay? Il sole al contrario è come se ci fosse qualcuno che non si sente al sicuro. Probabilmente è per quello che state lavorando sulla vostra, sicurezza e stabilità e volete la firma di questo contratto o di questa nuova alleanza o volete andare a convivere. È come se ci fosse qualcuno che non si sentisse completamente sicuro della situazione in cui è. Andiamo a vedere l'imperatore per piacere. Un'altra volta il 4 di bastoni. 4 di bastoni al contrario e 2 di bastoni. Allora, sì, sento che l'imperatore è proprio quello un po' che dice è un numero 4 anche l'imperatore come il 4 di bastoni, eh. Quindi sento che qualcuno qui sta puntando a una maggior stabilità, un maggior potere personale, potere economico, potere proprio materiale, ma si parla anche di stabilità, di concretezza a livello di casa,
okay, perché comunque il 4 di bastoni, essendo un 4, fa riferimento alla casa, al posto dove si vive, quindi sì, è vero, potrebbe far riferimento a una convivenza, ma magari per qualcuno risuona come il: "Voglio una casa mia, voglio una casa propria". Andiamo a vedere il 4. Oh wow! Allora, il diavolo per il 4 di bastoni, oh wow! E il 7 di spade. Qualche tipo di tossicità, c'è qualche tipo di illusione inerente quello che è il 4 di bastoni. Qualsiasi cosa per voi rappresenti, che sia la convivenza, che sia la casa, c'è una sorta di proiezione o di bugia o qualche cosa che voi non sapete, ma vi dico che alla fine del periodo ve ne rendete conto, perché avete il giudizio. Il diavolo fa riferimento a una sorta di schiavitù magari volontaria, può essere che qualcuno non si senta libero di fare determinate scelte, può essere una dipendenza da qualcuno, da qualcosa. Andiamo a vedere questo fante di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni, 3 di bastoni, il matto, il cavaliere di bastoni e il 10, scusate, il 9 di spade. Sì, c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di staccarsi, c'è la voglia di aria fresca. Per qualcuno si parla di bambini, sento. C'è la voglia di bambini. Però non si riesce ancora a fare un movimento concreto in questo senso, o perlomeno c'è qualche tipo di atteggiamento di questo fante di bastoni, che non dà tanta fiducia, come vi posso dire, è come se non si riuscisse a guardare il futuro. Magari il fante di bastoni rappresenta la vostra persona di interesse, magari è solo un atteggiamento, però sento che manca un po' di entusiasmo. Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché comunque poi appunto il 10 di coppe c'è il compimento. 2 di pentacoli e 3 di spade. Ancora una carta, così spieghiamo meglio il 3 di spade. 9 di coppe. Sì, ma io credo che qui qualcuno abbia fatto, qui ve lo dicevo, delle proiezioni. Ricordatevi che avete la carta della luna, perché qui sento come se ci fosse qualcuno che ha ricevuto un tradimento per quello che riguarda un sogno, perché il 9 di coppe è un sogno compiuto, quindi io credo che qui qualcuno si stia fatto proprio dei bei castelli in aria, inerente a una situazione, una relazione, che si sia fatto i propri film e uno dice: "Vabbè, ma visualizzo", ma visualizzare vuol dire puntare energia senza attaccamento emotivo, okay, cioè non bisogna poi rimanere attaccati al risultato, perché comunque anche se noi visualizziamo una certa coppia, un certo lavoro, non vuol dire che quello sia la cosa migliore per noi in quel momento di vita. Quindi non è detto che arrivi. Andiamo a vedere l'8 di coppe al contrario, per piacere. 6 di pentacoli. Asso di denari al contrario. Sì, di nuovo, è come dice il 2 di pentacoli, si sta cercando di rimanere in qualche tipo di situazione, si sta cercando di gestire 2 cose allo stesso tempo. C'è molto riferimento al karma, ragazzi, quindi vi dico che qualcuno magari è in questa situazione perché deve imparare qualcosa. Vi ricordo che avete anche un diavolo, eh. Il diavolo parla proprio di tossicità, parla di qualche cosa che c'è bisogno di guarire e normalmente è l'amor proprio. Però, ripeto, con un 7 di spade qualcuno qui e la luna, vi ricordo che la stesa è retta dalla luna e dall'imperatore, quindi qui c'è una forte sicurezza che è una vostra proiezione, c'è qualche tipo di stabilità che in realtà io credo non sentiate essere poi così concreta. È per quello che voi volete andare avanti con la firma di questo contratto, piuttosto che con il concretizzare quello che per voi è il compimento.
quello che per voi è questo 10 di coppe. Però comunque abbiamo, è vero, un 8 di coppe al contrario che parla di uno rimanere nella propria posizione, però, sento che e anche l'asso di denari al contrario me lo conferma, nel senso che comunque non c'è un inizio, ma fondamentalmente perché state bene, siete in equilibrio, c'è un 6 di pentacoli, probabilmente quello che prima era un 2 di pentacoli, quindi il cercare di stare in equilibrio, si termina questo periodo con il riuscire a gestire queste 2 situazioni o sì, o sentimenti o emozioni magari contrastanti. Andiamo a vedere il giudizio. È uscito un'altra volta il giudizio. Al contrario. 3 di coppe al contrario e il cavaliere di denari al contrario. Qui è la chiamata di qualcuno che non arriva per molti, eh. C'è qualcuno sento che sta aspettando che ritorni una chiamata, da parte di potrebbe essere proprio questo fante di bastoni, dove però un po' qua si è perso la fiducia, si è perso un po' la speranza, se vogliamo. Comunque avete un 9 di spade, ci son tanti ricordi legati al passato che vi fanno ancora male, c'è anche un 3 di spade, si è rotto quello che poteva essere un sogno compiuto. Però guardate, io credo che verso la fine del periodo voi prendiate consapevolezza veramente di quello che è stato tutta questa situazione, okay? Magari non sarete proprio in forma, ehm, a livello sociale, nel senso che avendo un 3 di coppa al contrario, credo che magari non abbiate voglia di vedere troppa gente, siete più focalizzati su voi stessi, ma è un bene perché vi darà modo di focalizzarvi sul tipo di percorso di crescita, che avete fatto nel periodo, su quello che è successo, anche se sento che con la carta del giudizio qui sarà una presa di consapevolezza non solo inerente al periodo di giugno, un po' più vasto, un po' più grande. Abbiamo la luna, parla di inconscio, parla di profondità emotive. Quindi sento che sarà una presa di consapevolezza ben più grande. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, conscio e inconscio, quello che si vede e quello che non si vede, diciamo così. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i loro like, le visualizzazioni, i commenti, grazie a tutti. Okay, andiamo a vedere Osho. Una nuova visione, che è la carta dell'appeso, e difatti avete il giudizio alla fine. Ci sarà una presa di una presa di consapevolezza, lo stavo dicendo. Quindi sì, tutto arriva per aiutarci a capire, per aiutarci a crescere, okay, quindi an siete sulla buona strada. Magari le cose non stanno andando come voi ve le aspettate o non andranno all'inizio di giugno come voi ve le aspettate, però state tranquilli e state sereni perché questo vi darà l'opportunità con la carta dell'appeso di vedere le cose da un altro punto di vista. Vi renderete conto che le cose potrebbero anche essere in un altro modo o potrebbero essere considerate in un altro modo o nel momento in cui si ha il risveglio spirituale e si riescono a vedere le cose, da un punto di vista di insieme, io vi garantisco che ehm, molti fatti che sono successi nel passato prendono un loro posto nel puzzle. Quindi si tratta veramente di aumentare e di crescere la consapevolezza e così si aumenta e si cresce il proprio potere personale, perché ci si rende conto di quelle che sono le proiezioni, come vi dicevo prima, okay? Wow, bella stesa. Andiamo a vedere, amici del Toro, ancora un messaggio da parte delle fatine. Vediamo che altro possono dirvi. Allora, guarda in un libro, quindi qui si tratta di cercare le vostre risposte in un libro, qualsiasi domande siano. Potete anche prendere un libro e aprirlo a caso e leggere delle frasi a caso e aiuta, alle volte aiuta. Manifestazione, sii molto onesto e qui permettetemi di tirarvi fuori questo 7 di spade.
Sii molto onesto, ehm, per quello che riguarda i tuoi desideri, e per quello che riguarda quello che manifesti nella tua vita. Adesso scrivilo in un foglio e dai il via alla manifestazione, perché il primo passo è mettere nero su bianco quello che si vuole, in modo che sia un obiettivo determinato. Poi abbiamo tentazione e avevate anche il diavolo, quindi questo io ve lo metto qui. Allora, tentazione. Ehm, Parla di cattive abitudini, parla di dover fare delle scelte sane fondamentalmente, okay? Questa carta vi ricorda che siete completamente in grado di bypassare quelle che sono le tentazioni, mh? E poi abbiamo hope, speranza e avevamo da qualche parte un matto, eccolo qua. Speranza dice che guardare la vita da un punto di vista ottimistico fa sì di, ehm, come vi posso dire, una questione di vibrazioni, no, più voi guardate la vita in modo ottimista e più le cose, vi arrivano con vibrazioni positive insomma, okay? Dice che il pensare in modo positivo vi aiuta a trasformare una situazione negativa in una situazione positiva. È un po' come quando, io cerco di per minimizzare, per non dare energia ai problemi, io cerco di minimizzare, no, quindi cerco sempre di trovare un lato positivo anche nel problema. Quindi non lo so, vi faccio un esempio stupido. Ehm, Non lo so, si resta senz'acqua, okay, il problema non è: "Oh mamma come lavo i piatti, oh mamma come mi faccio la doccia", il lato positivo potrebbe essere: "Che bello, stasera non lavo i piatti". Per farvi capire il primo esempio stupido che mi è venuto in mente quando magari si rompono i tubi dell'acqua, che ne so. Cari amici del Toro, questo è quello che ho per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.